Certe storie cominciano completamente per caso. In una giornata in cui, dopo aver finito il bellissimo L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, prendi un altro libro che avresti voluto leggere per tanto tempo, ma che poi, per un motivo o per l'altro, non hai mai letto. Così mi sono trovato per le mani il libro di Oliver Bowden, Assassin's Creed La crociata segreta. E così inizia anche questa storia in realtà, anche se dobbiamo fare un lungo salto indietro nel tempo, molto lungo, nel 2011, anno in cui frequentavo la seconda media. Un giorno ho deciso a fare un regalo non bello, di più, al mio migliore amico dell'epoca, fui trascinato in una libreria da mia madre a cercare qualcosa che potesse acculturarlo. Certo, in ogni caso, trovandomi lì, ormai era fatta. Non sapevo minimamente cosa regalargli finché i miei occhi finirono su un libro. Un cartonato fighissimo, con un tizio incappucciato in mezzo a una folla rossa. Sopra il titolo, Assassin's Creed Fratellanza. Ed ecco che divenne un regalo per entrambi, perché lui era fissato con quella saga e io la conoscevo tramite i suoi racconti a scuola e le pubblicità in TV, che addirittura riuscivano a incuriosire mia madre, notoriamente poco avvezza ai videogiochi. E tanto mi era bastato per interessarmene un minimo. Ma fu leggendo quel libro che qualcosa in me si accese. Non lo lessi in realtà, no, lo divorai. Ma c'era un problema. Era il secondo di una piccola saga che ai tempi contava già 3 giochi e 2 libri, più un altro gioco in uscita. Inutile dire che cercai il predecessore primo della saga letteraria Rinascimento un po' ovunque, trovandolo in edizione tascabile. Anch'esso nelle vacanze estive fu triturato in pochi giorni e così nacque una passione che purtroppo per me era irrealizzabile. Volevo assolutamente recuperare i giochi della saga perché cazzo era spettacolare. Era qualcosa di fighissimo essere un'ombra in mezzo alla folla capace di eliminare un uomo senza farsi vedere. Era bellissima la storia di Ezio ed era tantissima roba lui come personaggio. Ed era, come detto prima, impossibile per me recuperarla. Perché? Semplice! Non avevo una PlayStation 3 o un Xbox 360. E no, nemmeno un PC decente. Non che non ci abbia provato a recuperarli su quella piattaforma. Un po' in maniera barbina trovai il primissimo con il grande Altair, ma dopo un po' il gioco moriva e non c'era santo che servisse a farlo ripartire. E allora io, furbo come una volpe senza cervello, comprai il 2, sempre su PC. Ma quel portatile non lo reggeva. Troppo difficile per me ai tempi capirlo, perché se era per PC, doveva andare su PC. E che cacchio, mica c'erano delle specifiche tecniche a cui dover far fronte. Beh, sì, c'erano, ma fu in un giorno dello stesso anno che qualcosa cambiò, con anche l'arrivo della terza media. GameStop, ve lo ricordate? Quello che oggi è Game Life ed è praticamente la stessa cosa con le stesse politiche correttissime? Ecco, ero lì con mio padre. Stavo girando in quel negozietto quando tra i vari giochi per PSP, venduta tristemente a un mio amico poco tempo dopo, eccolo lì, un certo Assassin's Creed Bloodlines. Fu mio. Tornai a casa per giocarmelo con gioia e posso dire ancora oggi che sia tranquillamente nella mia top 3 dei giochi della saga. Addirittura sul water non mi ci staccavo, tanto che spesso, quando ero da mio padre, arrivava a bussarmi per capire se fossi vivo o annegato nella tazza. Fu tutto bellissimo e godurioso. Peccato che non ci avessi capito una ceppa della trama, perché si collegava al primo. E in più mi porto ancora oggi la vergogna di non averlo saputo finire da solo e di aver dovuto chiedere a questo mio amico delle medie di aiutarmi con il boss finale. Già. Sempre da lui però avevo spesso assaporato le sensazioni pada alla mano di quella saga, perché ogni singola volta che andavo a casa sua gli rompevo le palle per poter provare Brotherhood, il terzo della serie principale, e ogni volta, subito dopo l'assalto della fortezza, dovevo tornare a casa. Immaginatemi più o meno come un predatore affamato che allunga la lingua e sente solo i primi peli del sedere della preda, bava alla bocca e tristezza infinita. Ma ecco la prima svolta. Non proprio delle più felici in realtà. Siamo nel febbraio del 2012 e mancano poche settimane al mio compleanno. Quindi chissà che cosa mi arriverà come regalo, anche se mio padre sembra dell'idea di prendermi qualcosa per il diploma delle medie, non certamente per quel giorno. E mia madre, vabbè, a lei facevano cagare i videogiochi. Ecco il regalo, mia bisnonna viene a mancare. Solito culo. Però questo è uno snodo centrale, perché? Semplicissimo, lei aveva pensato al mio compleanno e aveva deciso di lasciarmi qualcosa. E io, sempre volpe carica di cervello, li usai per una PlayStation 3. Oh sì, finalmente. E con cosa la compro? Ma ovviamente con Assassin's Creed. Il primo, l'inimitabile, lo stupefacente, il... Sì, lo mollai. Ma non subito, assolutamente.
Quasi, perché? E che ne so. Arrivai a quel Manigold di Talal che, per chi non lo sapesse, era un nemico che ti metteva in trappola e dovevi inseguirlo prima che scappasse, e lì mi bloccai e il gioco finì nel dimenticatoio nel giro di 3 giorni. Me ne vergogno? Sì, ma ci ho riprovato con il passare del tempo, davvero, ma non è andata comunque. Sembrava finita tra me e la saga, almeno dal lato videoludico, perché in ogni caso recuperai il libro di Assassin's Creed Revelations e, ovviamente, la crociata segreta. Divorai il primo, ignorai il secondo, semplicemente per questioni di tempo e alcuni problemini personali. Intanto il tempo passava e io, con quella serie, non ci ebbi più a che fare per tanto, troppo tempo. Ma fu nello stesso anno, nell'autunno, che ci fu la seconda e reale svolta. Il trailer di lancio di Assassin's Creed 3. Ancora oggi ho qui in testa quel insorgi. Bellissimo. Qui ci sarebbe tanto da dire e lo farò, perché fu quel trailer a riavvicinarmi alla saga. L'ambientazione durante la rivoluzione americana, il protagonista con il suo fighissimo tomahawk e la musica. Oh sì, qui c'è tanto davvero da dire. Perché in quel trailer di lancio c'era in sottofondo Radioactive degli Imagine Dragons. E qui si incastra un altro pezzo del puzzle, perché questa saga è stata testimone e artefice di molte mie passioni, tra cui una in particolare, gli Imagine Dragons. Da quel giorno Radioactive divenne una delle mie canzoni preferite in assoluto, e io scoprii una band di cui sono andato addirittura a 3 concerti: Lucca, Milano e Firenze. Vi è nuova Firenze? E quindi si torna in un luogo a noi familiare. GameStop. Giorno dell'uscita. Fila nemmeno troppo condita rispetto a quanto credessi e in meno di un'ora siamo fuori con la mia coppia. Sapete, l'amore è una brutta bestia. A volte nasce e si rafforza con tanto, forse troppo tempo a disposizione. Altre volte è istantaneo, come se avesse atteso solo il momento giusto per nascere e diventare qualcosa di talmente forte da farti battere il cuore a 1000. Questo è ciò che fece il terzo gioco della saga con me sin dalla sequenza nel teatro nei panni di Eitam. E così ha continuato a fare nelle fasi delle battaglie campali con Connor, con le musiche stupende di Lorne Balfe, solo il pupillo di un certo Hans Zimmer, a fare da sottofondo epico e tragico. Un gioco talmente forte in casa che riuscì a incollare anche mio padre allo schermo, che lo seguì tutto con me. Tranne il finale. Lì fui leggermente infame, sì, finendolo mentre lavorava. L'unico problema per me? Il presente, perché io amo alla follia la storia e questa saga l'ha sempre rappresentata, almeno fino a certi titoli più recenti, in modo che definire bello sarebbe davvero riduttivo. Ma non mi interessava, mi sorbivo quella noia mortale perché sapevo che dopo mi avrebbe riportato da Connor. E quando finì, semplicemente, il vuoto. Ma non durò a lungo. Sempre in compagnia di mio padre ci fu una capatina natalizia in un luogo che frequentavamo spesso, ora che ci penso. Ma ovviamente da GameStop. Girammo e girammo ancora, fino ad arrivare in un negozio in cui, a botta di culo fortissima, vendevano esattamente ciò che stavamo cercando. La trilogia più famosa del mondo videoludico, probabilmente, o comunque una delle più amate. Quella dell'uomo, anzi, dell'assassino che aveva dato inizio a tutto per me. Sì, proprio lei. Hitman. Vi ho gabbati! Ma ovviamente la trilogia di Ezio Auditore, rigorosamente tutta usata a più di 10 euro l'uno, che probabilmente loro avevano riacquistato a 1,50 euro. Ed ecco come andò. Non me ne innamorai. Il libro mi aveva costruito tutto talmente tanto bene nella testa che quando ebbi il primo contatto con il grande Ezio, semplicemente lo odiai. E per tutto il secondo, per quanto apprezzassi non poco il gioco e la storia, i vari eventi e personaggi secondari, c'era quel tizio che dovevo tenere in vita a tutti i costi per andare avanti, che proprio non mi garbava. E non voglio dire quanto per me lui non fosse veramente un assassino, in fondo solo Altair lo è nel vero e più stretto senso del termine, ma era proprio lui. Lui mi stava pesantemente sul cazzo. Eppure, anche con lui, qualcosa mi faceva continuare. Sapere come sarebbe andata a finire con quella storia fighissima è sempre molto interessante, continuare a respirare Firenze e Venezia nel Rinascimento, dando vita a ciò che avevo immaginato solo in superficie con i libri di Bowden, e anche capire se il protagonista sarebbe finalmente entrato più nelle mie corde. Quando finì il 2 mi lanciai subito su Brotherhood, che per me fu forse il più faticoso fino a quel momento. Ezio iniziava a interessarmi di più perché finalmente lo vedevo più maturo e meno sbruffone. Ma Roma aveva qualcosa che non mi attirava, e con sé la storia in generale, per me troppo tirata per le lunghe inutilmente. Ma fu con Revelations che finalmente apprezzai il personaggio amato da tutti, e questo mi mise tantissima attesa, o hype, se vogliamo fare i giovani, per il quarto capitolo che sarebbe uscito di lì a poco. Assassin's Creed Black Flag. E cosa poteva esserci di più figo di pirati e assassini insieme? Niente o poco di più. Ma qui iniziò a nascere un problema per me.
Presi a informarmi prima di ciò che stavo per acquistare e questo mi portò ad annullare una prenotazione che avevo fissato da un anno, perché la risposta è una e una soltanto. Le navi. Ora, voi mi state prendendo per scemo e non vi darei nemmeno torto. In fondo, vuoi un gioco di pirati senza navi? È vero, ma a me ai tempi non fregava minimamente delle navi, che peraltro erano state la parte che meno avevo apprezzato del terzo. E così virai su altro, su Batman Arkham Origins. E mi allontanai davvero dalla saga in quel periodo. Mi lessi Assassin's Creed Forsaken, in cui finalmente scoprivo la storia di Ethan Kenway, forse il mio secondo personaggio preferito della saga dopo Altair, su cui mi informai negli anni per conoscerlo meglio. E in generale andava bene così. Ma la curiosità era troppo alta, e dopo meno di 3 o 4 mesi ecco che avevo una copia di Black Flag nella console. E volete ridere? Mi piacque da impazzire, ma allo stesso tempo no, perché, e ancora oggi è così, non è un vero Assassin's Creed. Un gioco della Madonna, certo, ma non un Assassin's Creed. Eppure, alla fine, nel momento in cui Anne canta, io avevo le lacrime agli occhi e il magone, perché quel gioco mi aveva dato un'avventura incredibile e soprattutto una storia bellissima. Almeno al passato, ma quello del presente è per me un problema che accomuna ogni titolo della saga, senza grosse eccezioni, a parte Unity e Syndicate. Ed ecco che allora si arriva a un punto focale di questa storia, quello in cui in effetti la saga ha iniziato ad allontanarmi. Ma prima c'è ancora un momento di circa 2 anni in cui è stata capace invece di avvicinarmi ancora di più. Già, un trailer. Di nuovo, bellissimo, epico, partiva con un'aquila che sorvolava una Parigi massacrata dalla rivoluzione. La voce roca di Lorde, altra cantante che ho sempre apprezzato molto, accompagnava il rapace sulle note rallentate di Everybody Wants to Rule the World. Pochi cazzi, Ubisoft ha sempre saputo fare i trailer in CGI e questo ne era la riprova assoluta. Capace di darti una scarica di adrenalina pazzesca e la voglia di comprare una PlayStation 4 o Xbox One senza nemmeno pensarci. Anche se poi a pensarci era il portafoglio, quello non si faceva certo abbindolare da una canzone o un trailer spettacolari. Inutile girarci intorno. Nemmeno il trailer in corsa di Arnaud che doveva salvare Elise in fretta sulle note di The Golden Age o di quel fenomeno di Woodkid poteva convincerlo a riempirsi. Ma io sì! E così feci ciò che aveva più senso. Sfruttai l'intera estate per lavorare e guadagnarmi quei soldi per poter prendere una PS4 e all'uscita far mio quel gioco che prometteva un parkour della Madonna e modalità fighissime. E riuscii a farli quei soldi, o almeno una parte. In effetti fui fregato da una cliente che, pensate, mi contava addirittura i minuti di lavoro per pagarmi di meno. Peccato che io avessi mollato un guadagno sicuro per lei, che si faceva i porci comodi proprio mentre io l'aspettavo per lavorare. Che tempi. Mi sento un vecchio. Divagazioni a parte, riuscii ad acquistarla, non ascoltando il gentilissimo ragazzo di GameStop che mi propose la versione con The Last of Us Remastered perché, e qui mi cito, non voglio cagarmi in mano, grazie, prenderò quella con Sniper Elite 3, che lo conosco bene, talmente bene che lo diedi indietro 3 giorni dopo. In ogni caso il tempo continuò a passare, la PS4 prendeva tanta polvere quanto uno scantinato in un film horror, ma quando fu il giorno mio padre partì. Avevano addirittura rotto il Day One e io, la sera prima dell'uscita ufficiale, lo iniziai. Come posso descrivere quel gioco senza sembrare un fan incallito? Ma sì, chi se ne frega. Godurioso. Non avevo problemi a parte qualche glitch o bug minore e mi potei godere quella madonna di gioco con la bavetta alla bocca. Fu per me amore totale, tanto che dopo i titoli di coda giocai addirittura le missioni in cooperativa da solo e feci tante altre ore su di esso. Perché sembra che stia dicendo chissà cosa quando quasi tutti lo fanno? Semplice, io non lo facevo mai e tuttora non sopporto continuare a giocare dopo lo schermo nero e i titoli. E così quel gioco è rimasto per tanto tempo, perché nei momenti morti tra un titolo e l'altro io tornavo in quella fantastica Parigi a fare qualcosa, anche solo qualche evento casuale. Poi nella mia PS3 arrivò Rogue, dove finalmente si scopriva ancora di più quanto labile sia il confine tra assassini e templari, ma c'erano di nuovo le navi, perciò... E Syndicate, che divertimento anche quello. Eppure Unity restava lì, e con lui i libri che man mano recuperavo e mi leggevo, rimanendo deluso dal libro dello stesso Unity e apprezzando un po' di più quello del suo successore. Poi, però, qualcosa si è rotto. E perché proprio con quell'obbrobrio di film che fecero? Erano stati capaci di dimostrarci tante cose con Assassin's Creed, e su tutte come non fare un film su un videogioco. Becero in molti punti, orrendo negli altri. E qui iniziò un po' quel salto verticale tra me e la serie, un salto della fede senza il carretto di paglia in pratica. Ma il colpo di grazia lo diede una cosa e una soltanto: la presentazione di Assassin's Creed Origins. Già,
Lo ammetto, io non ho creduto in Bayek nemmeno per un momento. Anzi, subito sì, ma una cosa mi fece perdere ogni speranza. I numeri. Vi chiederete se sia impazzito, ma non lo sono per nulla, perché i numeri in questo distacco sono centrali. Immaginate vedere il protagonista che spara una freccia in testa al nemico e questa viene telecomandata dal giocatore. E poi si infrange in quel capoccione e gli fa 1000 punti salute in meno. La mia reazione? Ma che cazzo è? Ed ecco che la mia anima diamante della saga decise di uscire dal mio corpo. Non c'era niente che potessero fare per interessarmi, niente a parte la più grande idiozia che io e mio padre potessimo fare: comprare un Xbox One. Non parlerò di quanto pessima sia stata la mia esperienza con quella console, tra problemi con la scheda internet dal giorno successivo alla fine della garanzia, ai freeze dei giochi in momenti fondamentali, o il pad che smise di funzionare pochi minuti dopo che gli avevo cambiato la batteria per la seconda volta. E ci dispiace, non rientra nella garanzia, chiedi a Microsoft o tienilo cablato. No. Parlerò del fatto che con lei ci fosse un bundle gigantesco in super sconto con FIFA 16. Sì, sono un ex fifaro che ci volete fare. Rainbow Six Siege e lui, Assassin's Creed Origins. Potevo mica privarmene. E quindi vai che si gioca in un'ambientazione che amo sin da quando ero piccolo, visitando un Egitto maestoso ma che, grazie a Ubisoft, è diventato anche il covo di nemici che avevano la barra della vita sulla testa e dovevi letteralmente affettarli per 30 minuti per buttarli giù. C'era una trama di una profondità pazzesca, almeno fino a un certo punto, ma la lama non eliminava più i nemici sul colpo. Telecomandavi le frecce e ci mancava ancora poco che potessi volare a suon di scoregge. E non parliamo dell'Aquila Senu, che sapeva dronare l'area come il migliore dei droni militari. Ma in generale mi tenne lì, incollato per molte ore, quasi più di 70. Eppure i tempi del Day One erano finiti. Ora seguivo la saga da lontano, tanto da schivare anche il libro su Origins, Desert Hot, l'ultimo di Oliver Bowden, o chi per lui sotto quello pseudonimo. Ma certi amori, si sa, fanno giri immensi e tornano sempre da te. E così un bel giorno comprai la collection di Ezio remasterizzata e mi rigiocai il secondo. Tra l'altro portata anche tutta in live su Twitch e poi su Wikuson Games non troppo tempo fa. E poi, con un'offerta sensazionale del PlayStation Network, comprai anche Odyssey, in versione completa con anche la remastered del terzo all'interno a poco meno di 50 euro. Botta di culo pazzesca. E ci giocai per una cosa come 120 ore, poi raddoppiate con i DLC, prendendo pure il platino. Ma non solo lo platinai e ci rimasi incollato per tanto tempo. Grazie a lui andai pure in vacanza in Grecia tra un Covid e l'altro. E quanto è stato bello rivedere certi luoghi, così come poco tempo prima era stato per Firenze. Tutto molto bello, già, ma qualcuno era pronto a tradirmi. Proprio la mia saga. Se con Odyssey avevo capito che non avrei mai più giocato a un vero Assassin's Creed senza riprendere in mano i vecchi capisaldi, con Valhalla pensavo fosse veramente finita. Preordine, perché i vecchi vizi sono difficili da perdere, e attesa a 1000, in cui ho anche recuperato Vikings. E poi... gioco mollato con più di 100 ore all'attivo, una rottura di coglioni che difficilmente sarebbe spiegabile in un modo diverso da questo. Immaginatevi di entrare in chiesa, essere legati e dover ascoltare un sermone cantato per 20 ore consecutive senza nemmeno poter andare a fare pipì nel mezzo. Ecco, questa è la sensazione, ed è qui che il mio giocattolo si è rotto. Ho provato più volte a completare quella mostruosità, riuscendoci solo l'anno scorso oltretutto, ma le cose sono cambiate. Se prima ero diffidente, dopo Valhalla la mia fiducia è crollata quasi del tutto. Il suo prequel Mirage l'ho giocato senza grosse aspettative, pur apprezzandolo, e Shadows, addirittura prenotato, l'ho completato e mi è pure piaciuto, soprattutto grazie al suo ritorno ai vecchi tempi con lo stealth. Eppure, qualcosa mi porta sempre a guardare questa saga con paura ormai. La vedo solo più come un frutto ultra spremuto e senza più nulla da dire. Ma non tutto è perduto, perché in effetti ho rigiocato di recente il terzo, innamorandomene di nuovo, e ora sono di nuovo lì, sulle navi di Black Flag. Perché grazie a Noe, la mia ragazza, sto rivivendo questa saga passo dopo passo per fargliela scoprire. E i libri, ciò da cui è partito tutto, sono ancora lì. Anzi, non sono ancora lì, sono di nuovo tra le mie mani. Se verso il futuro della saga l'interesse c'è, ma relegato in un angolino della mente che so già deciderà di fuoriuscire brutalmente con le prossime uscite, beh, il passato è blindato. Grazie a Crociata Segreta ho deciso di recuperare anche Desert Hot, completando la saga di Bowden. Ma non solo, ho trovato l'edizione in copertina rigida di Rinascimento, rendendomi un fiero possessore di una collezione che, ormai da 15 anni, mi accompagna ovunque vada. Sarebbe difficile dire addio a questa saga, e forse non lo farò mai, perché come avete visto e sentito, rappresenta una grossa fetta di ciò che sono. Mi ha aiutato a costruire i miei gusti musicali e grazie a essi a uscire dalla depressione adolescenziale.
Devo a lei l'amore per la storia quasi incondizionato e la voglia di informarmi sempre di più. Già, perché da persona curiosa mi andavo anche a cercare le storie reali dei personaggi per trovare i punti in comune e conoscerli al meglio. Mi ha aiutato a comprendere e definire ancora di più i miei gusti letterari e cinematografici tramite libri che, seppur tradotti non sempre al meglio, mi hanno sempre appassionato e i suoi trailer così maledettamente fighi e ben diretti, con quel connubio tra musica e immagini che fanno sempre venire i brividi. Sui libri poi, devo a Oliver Bowden, quindi Anton Gill, la voglia di esplorare l'oscurità e creare storie crude ma tanto vere quanto potenti, che ora sto sfruttando per diventare io stesso uno scrittore, sperando di farcela. Insomma, Assassin's Creed per me è stato un crocevia per tante cose, che ha aiutato a plasmarmi e a rendermi ciò che sono, riuscendo spesso a unire la mia anima personale con quella videoludica, Alessio e Wicus, insieme. Grazie per avermi seguito in questo lungo viaggio personale, che spero vi abbia magari riportato alla mente qualche saga, che sia letteraria, cinematografica o videoludica, famosa o assolutamente sconosciuta, che ha avuto un effetto simile sulla vostra vita. Nel caso, raccontatemelo qui sotto. Ciao!